Allora, dobbiamo concludere che questa equazione è impossibile. Cerchiamo di capire perché. Ora, qui abbiamo esplicitamente questo 2 alla x che potremmo andare direttamente a sostituirlo con una t per semplicità. Quindi andiamo a riscriverci 2 fratto t meno 1 uguale a 12 fratto t meno 4. Da questo momento in poi la trattiamo come una qualunque equazione fratta. Quindi cercherò di fare un minimo comune multiplo, in cui chi sarà questo minimo comune multiplo? Sarà t che moltiplica t meno 4. Quindi l'MCM per cui moltiplico è t che moltiplica t meno 4. Ok, quindi quando vado a moltiplicare questo primo pezzo, che cosa succede? Che praticamente avrei sopra t per t meno 4 fratto t, quindi t e t si semplificano, quindi avrei direttamente t meno 4 che moltiplica 2. Una frase che dico sempre io per ricordarmi tutto questo è la seguente: aggiungo sopra quello che manca sotto. In questo caso qui sotto manca t meno 4, lo aggiungo sopra. Questa frase che mi sono inventato io in genere funziona molto bene. A questo 1 ad esempio devo aggiungere sopra quello che manca sotto, ma sotto gli manca tutto, quindi metto t che moltiplica t meno 4. Allo stesso modo qui aggiungo sopra quello che manca sotto, manca semplicemente la t, quindi avrò 12t. Ok, quindi ho trasformato la mia equazione, adesso ho 2t meno 8, perché ho moltiplicato questo 2 dentro, meno t alla seconda, adesso meno t per meno 4 fa più 4t, e qui rimane il 12t. Ok, adesso si tratta di aggiustare tutto quanto, quindi vado a guardare in primis questo 4t e questo 2t che in totale mi danno 6t. Ora, se io questo 6t lo sposto a destra diventa meno, quindi in pratica a destra mi rimane un 6t. Ora passo a pensare al t quadro. Il t quadro pure me lo sposto a destra, quindi diventa t quadro più 6t, perché appunto se lo sposto a destra cambia il segno. Allo stesso modo sposto a destra l'8, quindi avrò più 8 e qui mi rimane uguale a 0. Però adesso ok, il mio problema è questo e uno tecnicamente andrebbe a risolverla normalmente questa cosa, però non lo faccio. Perché non lo faccio? Perché mi ricordo che la t in realtà è un esponenziale, quindi è un qualcosa che è sempre maggiore di 0, quindi questo qui è maggiore di 0, questo qui è maggiore di 0, perché 8 è un numero, ha un suo valore, non dipende da una variabile, è assolutamente più grande di 0. Anche questo, se già t è maggiore di 0, a maggior ragione t al quadrato sarà maggiore di 0, anche il 6 è maggiore di 0. Quindi tutta questa cosa è maggiore di 0 e dunque posso concludere che non potrà mai essere uguale a 0. Quindi è veramente impossibile. L'unica cosa che devo precisare, se voglio essere pignolo, è questa, cioè questo oggetto sono sicuro che è maggiore strettamente di 0. Questo oggetto non sono sicuro che lo sia, perché c'è comunque la sottrazione con un numero negativo. Se ci fosse stato il più non mi sarei posto alcun problema, però per andare avanti poi, soprattutto con quello che ho fatto, che moltiplico tutto per questo minimo comune multiplo, devo assicurarmi che non sto moltiplicando per 0. E allora che cosa faccio? Una semplice condizione di esistenza in cui dico che 2 alla x meno 4 deve essere diverso da 0. Questa è buona prassi da fare sempre ogni volta che ho a che fare con dei denominatori. Quindi qui avrei 2 alla x diverso da 4, ma 4 che cos'è? 4 è 2 alla 2, quindi 2 alla x diverso da 2 alla 2, e quindi guardando questi x diverso da 2. È una cosa in più che comunque non va ad aggiungere niente alla soluzione, che di per sé è impossibile, giusto per essere pignoli e aver fatto anche le condizioni di esistenza, perché altrimenti no, non si può andare ad alterare un'equazione se moltiplico per 0. È un po' come dividere per 0, perché
dobbiamo sempre immaginare che appunto avrei fatto questo minimo comune multiplo sotto, avrei messo questo, no? E non si può dividere per 0. Questo è giusto per avere una pignoleria in più, ma cambia poco perché comunque l'equazione rimane impossibile. Quindi se era, cioè, che metto, tolgo sto valore, diciamo, cambia poco.